Salve duellanti, oggi sono qui con un nuovo video per mostrarvi il deck che utilizzo per quanto riguarda le ranked. Allora, il deck che utilizzo è un DD, sia per quanto riguarda il main, anche per quanto riguarda l'extra. Allora, le carte che utilizzo per questo deck sono una tripla copia di Sapienza Keplero, che quando questa carta viene evocata normalmente o specialmente posso attivare uno dei due suoi effetti, però normalmente io utilizzo sempre il secondo effetto, ovvero quello di portarmi una carta contratto oscuro dal deck alla mano, e la carta che vado sempre a riciclare è questa qui, contratto oscuro con il portale, che durante la main phase posso aggiungere un mostro DD dal deck alla mano. E questo mi permette di fare anche parecchie combo che poi andremo a vedere dopo con un replay. Poi uso una triplice copia di Melma Necro. Melma Necro è una carta che diciamo vorremmo vedere più al cimitero, poiché ci permette di fare delle fusioni con una specie di Spectral Spada. Ovvero, questa carta nel tuo cimitero puoi evocare tramite fusione un mostro di DD dall'extra deck. Poi useremo triplice copia di Lamia. Lamia è, credo, una delle carte più sottovalutate, ma che ci permette di creare combo veramente che bloccano la board dell'avversario. Infatti, per quanto riguarda i replay, lo vedremo dopo, diciamo riesco a vincere anche al primo turno o addirittura al secondo. Allora, Lamia è una carta che vogliamo evocare più specialmente, senza attenzione, senza utilizzare il suo effetto. Perché se utilizziamo il suo effetto di Lamia, dice possiamo evocare questa carta specialmente dalla nostra mano o cimitero, mandando una carta DD dalla mano o terreno al cimitero. Però quando questa carta lascia il terreno viene bandita, e diciamo questo è l'effetto che non vogliamo mai che si crei, poiché l'unica carta dopo DD Fantasma e un'altra carta che andremo a vedere dopo che ci permettono di evocare le sincro. Poi utilizzo triplice copia di Melma Mulinello. Melma Mulinello ha un duplice effetto innanzitutto, e permette di creare, di evocare fusioni dall'extra deck, mandando al cimitero questa carta e un'altra carta mostro DD. L'altra carta per quanto riguarda il sincro è lo Spirito Tenji Adara, che diciamo è anche un anti-Nibiri innanzitutto, perché ci permette di mettere giù sincro in modo molto veloce e soprattutto che bloccano soprattutto gli effetti dei mostri dell'avversario, in questo caso Nibiri, che non lo vogliamo assolutamente avercelo contro. Quindi diciamo Adara velocizza, diciamo, la nostra board. Infatti, se non controlliamo nessun mostro con effetto, possiamo giocare specialmente questa carta dalla nostra mano. Poi abbiamo una singola copia di DD Fantasma, che poiché diciamo è molto una carta pesante, però in un secondo momento ci potrebbe essere ritornare utile. Abbiamo 3 copie di Sapienza Keplero. Diciamo sto valutando se diminuire le copie oppure no, però comunque lo utilizzo anche per quanto riguarda delle evocazioni Pendulum. Poi stessa cosa per Otros, soprattutto lo utilizzo per quanto riguarda le evocazioni Link, perché se subisco danni posso evocarla specialmente dalla mano, siccome che il deck DD effetti delle carte sono per lo più subire danni, quindi diciamo ho un'evocazione extra. Poi abbiamo DD Apocalisse del Caos. Apocalisse del Caos noi lo andremo a utilizzare più come mostro Pendulum e attivare soprattutto il suo effetto, ovvero quello di bandire 2 mostri dal cimitero
ed evocare questa carta dalla zona Pendulum. Infatti questa carta di Apocalisse lo andiamo ad utilizzare insieme a Lamia per creare la board dei Synchro. Poi ho una copia di Tifone del Vizio. Se l'avversario ha un Ash, diciamo, se devo scattare una carta, anche perché ho, diciamo, dagli effetti le carte che scarto una e prendo un'altra, permette di evocarmi fusioni dall'extra deck se viene mandata in questo turno al cimitero. Poi abbiamo Ragnarok, Dei dell'Abisso, credo che sia uno dei mostri più forti, perché se questa carta si trova nella zona Pendulum e possiamo evocare un mostro DD che sia dal cimitero o dalla mano come evocazione speciale. Quindi è come se noi andremo ad utilizzare l'effetto di Gengis, Alto Re Gengis, oppure un Alexandre, Re delle Folate. Poi abbiamo una monocopia di Go DD. Diciamo che ho messo questa carta diciamo per due motivi. Il primo, che non subisco danno da combattimento che coinvolgono questa carta, e diciamo lui ha 0 di attacco e 0 di difesa, e diciamo questa carta può avere un attacco se l'avversario ha 4000 life point in meno, e lo utilizzo anche per altri due motivi, ovvero possiamo offrire come tributo un mostro per applicare uno di questi tre effetti, ovvero scarta una carta e può attaccare direttamente, quindi se l'avversario ha 3000 life points, questa carta avrà di attacco 3000 life points e può attaccare diretto. Oppure il tuo avversario non può attivare carte o effetti della carta magia e trappola che ci sono. Oppure il tuo avversario non può attivare effetti delle carte che si trovano nel cimitero. Questo blocca parecchie board. Poi abbiamo Fascino dell'Oscurità. Fascino dell'Oscurità ci aiuta se abbiamo una mano piuttosto scomoda, peschiamo due e scartiamo una carta. Poi ho una monocopia di 1x1. 1x1 manda un mostro della tua mano al cimitero e evoco specialmente un mostro di livello 1 da mano o deck. Questo 1x1 è buono se abbiamo anche un Tifone del Vizio, lo buttiamo al cimitero e ci evochiamo un Lamia o una Melmo o un Keplero, oppure ci portiamo un oppure uno Spirito Adara dal deck alla mano. Poi abbiamo triplice copia di Dove tu abbai. Dove tu abbai è una carta piuttosto pericolosa, perché se controlliamo un mostro di livello 1, allora diciamo il suo effetto è, se controlliamo un mostro di livello 1 aggiungiamo un mostro di livello 1 dal deck alla mano, e se nell'end phase non abbiamo evocato specialmente quel mostro subiamo 2000 di danni. Diciamo che è un effetto piuttosto pericoloso se ci troviamo anche nel campo avanzato. Se dovessimo subire 2000 di danno al primo turno, non è un problema, poiché ci permette di evocare Bird e quindi di vincere anche in modo molto semplice. Controllo Oscuro, come detto già prima, è una carta che va attivata nel main e aggiunge un mostro DD dal deck alla mano. Poi possiamo utilizzare l'effetto una sola volta per turno e durante la standby phase subiamo 1000 di danno. Abbiamo Controllo Oscuro con il Re delle Paludi. Durante la main phase possiamo evocare specialmente un mostro dell'extra deck mandando al cimitero carte dalla mano o terreno, oppure possiamo utilizzare anche materiali da fusione dal cimitero, però questi ultimi andranno bannati. Poi duplice copia di Libro della Luna. Libro della Luna mi permette di, diciamo, bloccare qualche board dell'avversario se al primo turno non riesco a calare abbastanza mostri che blocchino la board avversaria. Poi ho duplice copia di Calice Proibito. Calice Proibito è una delle carte che
può aiutare in circostanze pessime, perché annulla effetti dei mostri. Quindi mi ha aiutato contro Aleister e anche contro il deck Spectralich. E poi c'ho una copia singola di Spaventapasseri di Ferraglia. Vabbè, quando l'avversario dichiara un attacco, sceglie come bersaglio un mostro attaccante, annulla l'attacco e questa carta viene ricoperta anziché mandata al cimitero. Duplice copia di DDD Genesis delle Alte Fiamme, richiede 2 mostri DD e se un mostro DD viene evocato specialmente o normalmente, possiamo attivare il suo effetto che ci permette di evocare specialmente un mostro DD dal cimitero. Abbiamo DDD Gengis Alto Re delle Fiamme. È un mostro che si può calare molto facilmente, infatti io utilizzo sempre Necro e Gengis Re delle Fiamme per evocare questo qua alto. Stessa cosa per quanto riguarda Gengis, però solamente che Alto Re ha un duplice effetto. Il primo, una volta per turno, quando viene attivata una carta magia o trappola, diciamo la possiamo annullare e viene distrutta. E poi se un mostro, se evochiamo normalmente o specialmente un mostro DD, possiamo evocare un DD nel cimitero e lo evochiamo specialmente. Formula Sincro è una carta che utilizzo per le sincro di 8, Drago Synchron alato, oppure per i mostri un po' più pesantucci che mi possono, diciamo, al turno 2 salvare, come Guerriero Satellite. In base a quanti mostri sincro abbiamo al cimitero, spacchiamo carte dell'oppo. Oppure lo utilizzo anche per quanto riguarda Arcidemone Drago Rosso Rovente. Allora, come l'altra sincro abbiamo il DD Alexander Re delle Folate, che insieme a Gengis ci permette di evocare i mostri più velocemente. Poi abbiamo Siegfried. Siegfried diciamo è forte poiché come alto annulla le board dell'avversario per quanto riguarda le magie e trappole, e quindi possiamo utilizzare una sola volta questo effetto. Poi abbiamo il Drago Synchron alato. Se l'avversario attiva l'effetto di un mostro viene annullato e questa carta assorbe l'attacco del mostro che noi abbiamo annullato. Poi se questa carta combatte un mostro dell'avversario di livello 5 superiore, questa carta guadagna l'attacco pari all'attacco del mostro che l'avversario controlla. Poi abbiamo Drago Selvaggio. Drago Selvaggio è, diciamo, una fusione tra Siegfried, Alto Re Gengis e Dragon Synchro, perché quando viene evocata ci permette di utilizzare come una carta equipaggiamento Mostro Link, e quindi noi andremo ad utilizzare, come vediamo dopo, 3 mostri Link, e quindi possiamo annullare magie, trappole o effetti dei mostri. Guardiero Celeste l'avevo detto prima. Arcidemone Drago Rosso. Arcidemone Drago Rosso è, diciamo, localo molto difficilmente. E diciamo, quando questa carta viene sincro evocata, possiamo attivare questo effetto, ovvero che l'avversario non può attivare niente. Le carte contro l'altro avversario non possono attivare i suoi effetti, oppure non può attaccare. E se questa carta distrugge un mostro avversario, infliggiamo danno pari all'attacco originale di quel mostro. E se questa carta sotto al proprietario distrugge una carta dell'avversario, scegli una carta mostro sincro oscurità dal cimitero e le evochiamo. Quindi possiamo utilizzare Drago Selvaggio lui, che quando viene evocata ci equipaggiamo un mostro Link, oppure Siegfried. Abbiamo, diciamo, una parecchia scelta. Il Caesar praticamente non lo calo mai, infatti sto pensando di toglierlo. Poi abbiamo il DD Recali, anche lui calo poco, però permette, diciamo, di liberare il campo. Infatti durante una volta per turno di qualsiasi giocatore posso staccare un materiale da questa carta, distrugge tutte le carte magia o trappola sul terreno. Oppure possiamo staccare un materiale e aggiungiamo un contratto oscuro dal cimitero
e lo equipaggiamo. Per quanto riguarda il reparto Link, abbiamo il Crystron, che quando viene evocata ci evoca specialmente un mostro. Tanner, quindi di livello 3 inferiore, quindi io lo utilizzo sempre per portare il DD Fantasma, e avendo Re Gengis oppure Gengis Re delle Fiamme mi permettono di evocare le sincro di livello 8 come Drago Sincro, Siegfried o il Drago Selvaggio Calibra. Poi abbiamo Gilgamesh. Gilgamesh quando viene evocata possiamo mettere due mostri nella zona Pendulum, quindi come ad esempio Apocalisse e Ragnarok, che ci permettono al turno 1 soprattutto di evocare più mostri e fare sincro insieme all'effetto di Lamia. Oppure poi abbiamo Punto Pecora. Punto Pecora è il primo link che, se utilizzate questo deck, deve essere buttato giù, perché in base alla posizione in cui noi andiamo a selezionare, diciamo andiamo ad evocare sincro o fusione, viene attivato il effetti. Se evochiamo un mostro fusione, evochiamo specialmente un mostro di livello 4 e inferiore dal cimitero. Oppure mostro sincro, tutti i mostri che controlliamo guadagnano 700 di attacco. Diciamo l'effetto che vado più ad utilizzare è quello della fusione, quello di evocare un mostro di livello 4 inferiore dal cimitero. Infatti io evoco Genghis Alto Re e riporto sempre in vita Lamia dal cimitero, in modo tale da avere diverse combo e di buttare giù Siegfried, Sincro e così via. Diciamo la board principale è questa, pur non avendo le carte in mano, diciamo riciclando e tutto, alla fine diciamo se non al turno 2, al turno 3 avrete la vostra board. Adesso passiamo ai replay. Allora, il primo replay che... Allora, il primo replay che vi propongo oggi è il, come abbiamo detto, il DD contro... Allora, il deck che vi propongo oggi è il DD. Adesso andiamo a vedere come si può... diciamo si fanno le combo. Allora, innanzitutto turno 1, siccome diciamo noi vogliamo avere sempre tre carte principali: Melma, Keplero, Lamia e Melma Necro. Ora, io in mano ho avuto diciamo una board che pur avendo solo Melma, pur avendo scusate solo Keplero, con tre le carte Contratto Oscuro, Dove tu abbai e 1 per 1, vi posso portare Melma Necro e Lamia dal deck al cimitero, dal deck alla mano, ed iniziare a fare le combo. Quindi innanzitutto evoco Sapiente Keplero, mi porta alla mano Contratto Oscuro, effetto di Contratto Oscuro, porto Melma Mulinella alla mano. Attivo l'effetto Dove tu abbai, se controllo un mostro di livello 1, prendo un mostro di livello 1, Melma Necro. Attivo l'effetto di Melma Mulinello e mi evoco Gengis buttando al cimitero Melma e Necro. Poi attivo il secondo effetto di Melma, che questa carta viene bandita, evoco specialmente un DD dalla mano, in questo caso è Lamia. Attivo l'effetto di Gengis, viene evocato un mostro specialmente DD, quindi mi evoco un DD dal cimitero, in questo caso è Necro. Sincro, Alexander delle Folate. Attivo l'effetto Alexander 718, faccio il link Punto Pecora. Punto Pecora, attivo l'effetto di Melma Necro, uso come materiale lui Alto Re Gengis per fare Gengis Alto Re delle Fiamme. Attivo l'effetto di Pecora, prendo un mostro di dal cimitero e lo aggiungo alla mano. Effetto di Alto Re Gengis, se viene evocato un mostro di D, evoco Alto Re Sincro, faccio evocazione link del Crystron. Evoco DD Fantasma e poi attivo l'effetto di Alexander e le evoco specialmente Lamia. Effetto Sincro 718 Sincro Drago alato. Evocazione link e mi faccio Gilgamesh. Devo l'effetto di Gilgamesh,
2 mostri nella zona pendulum e l'avversario quitta. Comunque non poteva fare niente. Adesso andiamo con il secondo replay. Allora, in questo caso adesso abbiamo sempre iniziato per primo, infatti è sempre buono iniziare per primi, diciamo la board è sempre la stessa. Evoco Bannomelma, mi evoco specialmente Lamia, diciamo principalmente è sempre una sorta di ripetizione quello che noi andiamo a fare. 718, punto pecora, attiviamo l'effetto Melma Necro, prendiamo lui e Gengis, evochiamo Alto. Mettiamo l'effetto di pecora, evochiamo Lamia, evochiamo Alexander, sincro. Evochiamo Keplero perché noi abbiamo sempre un'evocazione normale. Attiviamo l'effetto. Regengis. Facciamo Apocalypse e Ragnarok. Prendiamo 2, evochiamo Ragnar, evochiamo Apocalypse, effetto di Ragnarok, ci evochiamo Lamia. 718, sincro evocazione, Siegfried. Passiamo. L'avversario ha un deck drago bianco, annulliamo l'effetto con Siegfried, quindi non si può portare un drago bianco. Attiviamo l'effetto di formula sincro, punto pecora, tutti i mostri guadagnano l'attacco. Peschiamo una carta per effetto di formula sincro. In più facciamo una sincro evocazione a guerriero celeste. Ti leviamo punto pecora, andiamo a bersagliare